Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a Gianna Di Stefano, che è la nostra ospite di questa sera. Benvenuta nella mia rubrica Profumo di carta, con la regia di Giuseppe Mosco, che è dietro le quinte, ma che diciamo organizza tutto in modo veramente stupendo, e senza di lui non ci sarebbe questa intervista, quindi lo ringrazio molto. Io Allora, ringrazio te di avermi invitato in questa intervista, è grazie. un piacere per me. Grazie. Allora, oggi parleremo del tuo romanzo, Ricordi sparsi di Joe, Sì. Rudis Edizioni, credo che si pronunci così Vuoi perlomeno. vedere il libro? Sì, mostriamo la copertina, molto bella tra le altre cose. Ecco, brava, così si vede anche il titolo. Benissimo, perfetto. Grazie. È un romanzo, è un viaggio di questa bambina nel tempo, nel passato, indietro, in diversi momenti storici della sua vita, ed è scritto con una narrazione semplice ma accattivante, che si legge veramente con molto piacere, devo dire. Allora, Gianna, ti passo la parola così saluti i nostri ascoltatori e poi cominciamo l'intervista. Perfetta, grazie. Volevo parlare di me. Allora, sono nata in Sicilia. Aspetta, 60... adesso solo un saluto, solo un Ah, saluto adesso, poi dopo nel vivo dell'intervista racconterai qualcosa. va bene. Allora, il mio libro è un vero e proprio viaggio del tempo, come hai detto tu, di questa bambina, e l'ho scritto in modo semplice perché volevo mandare questo messaggio alle persone che non amano leggere, per far sì che nella semplicità riesci a catturarli per poi passare magari ai libri più impegnativi. Però è importante che loro lo stimolo di leggere, far Certo, venire la voglia di leggere. è vero, perché è un libro che si legge veramente con facilità. Esatto. Ascolta Gianna, ti blocco un attimo perché stai andando oltre, nel senso che allora io volevo chiederti prima di parlare del libro, volevo farti una domanda un po' personale, nel senso, chi è Gianna Di Stefano? Cosa fai nella vita oltre a scrivere? Okay. Allora, io sono nata in Sicilia, a Ragusa, e vivo nel 70 mi son trasferita a Milano e vivo da allora qua a Milano, 8 mesi l'anno e 4 in Sicilia. Sono pensionata e mi dedico al volontariato. Che bello. All'oratorio ho dei bambini che seguo, hanno problemi di adattamento, oppure anche oltre che integrazione, anche lacune scolastiche. E io cerco di aiutarli perché è importante, se non fanno bene le elementari, poi le superiori avranno più difficoltà. Allora dico che è importante imparare per affrontare poi le difficoltà successive. Certo. Mi piace molto anche recitare, anche se non ho titoli di studio perché ho la terza media. Però ci ritroviamo con degli amici e organizziamo degli eventi per la nostra cittadina di Segrate, recitando dei pezzi, è tutto culturale, recitando dei pezzi nostri e anche di personaggi famosi, Che bello. sia qua a Segrate che a Ragusa. Però, che bello, molto, molto interessante, Sì, molto poi interessante. amo moltissimo leggere, allora poi i libri che leggo scrivo le recensioni, Ho li visto. metto, e anche i video, perché secondo me è importante questa condivisione, perché aiuta a crescere, a migliorarsi e ad aiutarsi anche, perché gli altri come te aiutano me, io aiuto gli altri Certo, per far conoscere i nostri libri. ma infatti è una cosa molto bella questa. Esatto, e io sono molto contenta poi mi presento ai vari reading di poesie, anche lì è Ah, bellissimo rivedere le persone che recitano, poi diventiamo amici, siam contenti di rivederci. No, sono molto attiva, mi piace stare in mezzo alla gente, caspita. aiutarli, anche nella Ascolta, beneficenza. una domanda di rito che faccio un po' a tutti.
Come è nata la tua passione per la scrittura? Come ti è venuto in mente di scrivere? Non so da Sì, quanti altri libri tu abbia scritto, se questo è il primo, non lo so, no. ma come ti è venuta l'idea di iniziare a scrivere? Allora, questo è il mio primo libro, ma io già scrivevo quando ai tempi che il telefono costavano era a scatti, Ah che mio sì? padre mi faceva taglia, taglia, e allora io mi scrivevo pagine e pagine e spedivo le lettere, le spedivo alle amiche che poi mi rispondevano, io gli scrivevo, quindi avevo già la passione di Di scrivere. scrivere. Poi quando è morta mia madre, ho curato, dopo che ho lavorato 25 anni, ho smesso per curare mia madre una quindicina d'anni, e alla sua morte mi è successa una cosa stranissima, perché continuavano a venirmi in mente le cose che lei mi diceva. E ho detto, perché lasciarli sfuggire? Si sarebbero persi. Ho aperto una pagina del computer e ho cominciato a scrivere le prime cose che mi ricordavo. E più scrivevo, e più mi venivano in mente altre cose, scrivevo e le pagine si riempivano. Poi ho pensato, perché non parlare anche di mio padre? Ho parlato di lui. Sono andata, ho fatto anche delle ricerche, sono andata indietro nel 1750 tramite l'archivio storico, sì, e anche la curia arcivescovile, perché i miei avi erano costruttori di chiese e ho anche i documenti degli accordi che facevano con la chiesa, cioè erano un'impresa, erano impresari in pratica. E Sì, quindi e facevano anche dei quadri, anche, perché lì la famiglia si ereditava come per fare i quadri, per fare le statue, e sono andata alla ricerca delle varie città dove c'erano le chiese con i lavori dei miei avi. È stata un'emozione grandissima, perché era vero quello che mi avevano detto, perché io l'avevo saputo dagli zii, dai miei genitori, ed era vero che avevamo questi antenati, e sono scesa fino al 1750. Si può, sempre con le date di nascita, tutto corrispondente, no, bellissimo. Quindi comunque tutto è nato dal fatto che dopo la morte di tua mamma tu hai avuto questi ricordi. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, quello che hai È detto, vero, è vero. perché, perché cosa succede? Che finché i genitori sono in vita, io ho una mamma molto anziana che accudisco, ecco perché mi sto legando un po' a quello che hai detto, e spesso mi dice delle cose, magari io al momento, anzi qualche volta mi indispettisce, no? Nel senso, e a volte penso, ma quando non ci sarà più queste cose, io ci penserò. Tu quando hai detto così, io mi sono fatta il film di quello che succederà, quindi è proprio vero, cioè bisognerebbe ascoltare quando sono in vita, però è molto bello quello che tu hai fatto di riprendere questi ricordi e scrivere un libro su questo. Perché al momento sai cos'è? Ti ripetono sempre le stesse cose, no? Tu dici, mamma, me l'hai già Sì, detto. Poi sì, quando non ci sono più, ti ritornano in mente e ti dici, tornano io in ho fatto mente bene a ripetermelo perché non l'ho 10.000 ascoltata volte, prima, perché mi certo. è entrato nel cervello e non mi è uscito più. Cioè, è Ecco, una sensazione, no, guarda, di ma bello. guarda, ti capisco perché io sono in una situazione, vabbè. Sì. Allora, io volevo chiederti invece della cover. Allora, la cover è molto bella, davvero, mi è piaciuta molto, è molto gioiosa questa bambina vestita di giallo, che sei tu naturalmente. Allora, Ma avevo 4 anni. com'è nata questa cover? Sì. Allora, l'ho scelta io, l'ho scelta Hai io. scelta tu. L'editore m'ha detto cosa vogliamo mettere e io avevo le idee già chiare. Ho detto: "No, voglio", visto che sono io a parlare del mio libro, mi ci e gli avevo dato 3 foto. Quella, una che ero adolescente più grande e un'altra ancora più grande. Questa però faceva più tenerezza. E allora lui poi, inizialmente era in bianco e l'originale è in bianco e nero, eh. Lui l'ha voluto dare quel tocco di colore e mi è piaciuto. Certo, Mi è molto piaciuto bello. perché dà dell'antico. E Sì, quindi sì, sono è rimasta molto contenta. bello. Sono Sì, rimasta contenta. una- Avevo 4 anni col vestitino della festa, che è una foto tipica dell'epoca, perché ci mettevano in quella posizione da ballerini, col vestitino messo così, ed era la festa di San Giovanni, che è il patrono di Ragusa, quindi era il mese di agosto, questo me lo ricordo. E un'altra cosa, allora le foto non era come adesso, lo so. costavano, quindi te ne facevano una
E la cosa forte era che mia madre mi diceva: "Guarda, non respirare, stai dritta." Mi faceva una preparazione: "Stai dritta, non respirare." È vero. Senti quello che ti dice perché la foto era una e doveva essere perfetta. Perfetto, Perfetto. certo. Alza la testa, alza la testa. Guarda, ci facevano una preparazione, perché le foto erano così, devono venire bene. Eh sì. E che poi ad esempio quando ero per strada, che ero piccolina, mia madre mi diceva c'è in Sicilia ci sono i mascheroni, sai, i balconi con le facce che fanno le smorfie. Io come tutti i bambini li guardavo, facevo le smorfie come loro. E mia madre: "Non si fa, perché poi passano gli angioletti e ti lasciano così." Questa è bella. Coccolone, ma Ascolta, invece il titolo l'hai scelto tu o l'ha scelto l'editore? l'ho scelto io. Anche L'ho scelto quello. io perché sono una serie di ricordi. Sì, sì, beh, Infatti chiaro. diciamo una serie di ricordi che a volte per rompere la monotonia, cosa faccio? Vado un po' avanti o vado un po' indietro, e così diventa meno diventa più scorrevole. Comunque mi han detto che hai Infatti letto il che titolo Ricordi sparsi, infatti il titolo è proprio Ricordi sparsi, perché è così. Tu hai dei continui flashback e flash esatto. forward, quindi è un continuare, saltare avanti e indietro nel tempo e questo Però rende anche tu il ti romanzo più accattivante, insomma, no? Sì, però tutti i racconti, se ci fai caso, hanno un inizio e una fine. Sì, quello Quando sì. io parlo dei personaggi, ad esempio i personaggi son tutti veri, solo che, per la privacy non puoi mettere i nomi Il originali, nome. perché possono denunciarti. Ci vorrebbe una dichiarazione, ma questi sono morti ormai, e i parenti dove li potevo trovare. Allora m'han detto: Cambiare il "Cambia nome. nome, metti nome, nomi Maria si chiamano tutti Maria, perciò può essere Appunto, chiunque, nomi Ho messo generici, tutti i nomi che e così non ci son stati problemi. infatti. Nomi fittizi, nomi Eh sì, fittizi. certo. Sì, sì. Allora, il tuo romanzo parla molto del passato, cioè va molto, diciamo, indietro nel passato, però secondo me, almeno quello che ne ho tratto io, poi dimmi se è così, aiuta ad affrontare il presente. Sì. È così? Sì, perché i problemi si ripetono. Quello che succedeva nel passato, ma io ho scritto questo libro proprio per quello, perché è importante non fare gli stessi errori che hanno fatto prima, cioè non ripeterli. È questo che serve alla lettura, per evitare di fare gli stessi errori, dal mio punto di vista. Dovrebbe essere così, trarre degli insegnamenti, certo. Esatto, lasciare degli insegnamenti. Sì, Questo è infatti. il mio scopo del libro. Del libro. Sì, Invece mi è venuta in mente una cosa. Allora sì, il passato certo è importante perché, dal passato appunto si traggono, degli insegnamenti per la nostra vita, però una domanda che ti volevo fare: quando il passato è molto doloroso, mh. sarebbe meglio lasciarlo andare e vivere solo il qui e ora, oppure è meglio affrontarlo e cioè non disfarsene insomma, anche se è un bagaglio doloroso. No, secondo me non bisogna mai lasciare nulla, perché tu cresci con le esperienze e impari dagli errori che hai fatto. Il passato serve per quello, per non sbagliare nel presente e nel futuro. Ad No, quello esempio parlavo di un passato, molto doloroso, un passato sì. che una persona vorrebbe proprio dimenticare perché No, forse no, no, no. Secondo me innanzitutto scrivendolo ti aiuta, dal mio punto di questo è vista, vero. perché ne parli anche con gli altri, vivi le esperienze degli altri e questo è importante. E poi non bisogna mai tutto è importante secondo me, perché l'esperienza ad esempio di mio padre che ha avuto un incidente pensando che non succedesse mai niente, non è così, perché purtroppo le cose succedono, bisogna affrontarle e ho avuto la presenza di mia madre, che era una donna molto forte. Non l'ha mai abbandonato mio padre. Quando ci sono anche casi
che alle prime difficoltà magari le abbandona. Invece mia madre no. Quando io parlo di mia madre che faceva il suo lavoro, perché mio padre quando ha subito l'incidente purtroppo è rimasto paralizzato 6 mesi, poi è riuscito a riprendersi, eccetera, eccetera. Mia madre, quando lui come scrivo, quando alle 4 di mattina mio padre non riusciva ad alzarsi, perché gli avevano dato un posto lì allora, non c'erano come adesso i timer che si accendono i riscaldamenti autonomi. Allora bisognava essere presenti, schiacciare un tasto, partiva la caldaia alle 4:30 e poi alle 7 venivano le bidelle, 7:30. Allora io parlo degli anni 65, quegli anni lì, 60. E mia madre, per non fargli perdere il posto di lavoro, è ammirevole, uscivamo alle 4:30 di mattina, io e lei, che io dormivo per strada in pratica, a piedi, e lì io l'ho ammirato mia madre, ho detto guarda che coraggio, a quell'ora lì che circolavano magari qualche donna che cercava i clienti, eccetera, invece con mia madre andavamo lì a scuola, lei schiacciava il tasto e mio padre ha mantenuto il posto di lavoro. Cioè, vedi, io l'ho ammirato mia madre, quando lei faceva qualcosa, dicevo, guarda, è da prendere ad esempio. No, Perché davvero. non bisogna sempre affrontare ostacoli, ne avremo sempre. E se noi non li Certo. superiamo, si accavallano. Invece no, bisogna superarli e andare avanti. Certo, sì, sono d'accordo con te, anche se non è facile, però è così. Però Ascolta, non bisogna arrendersi. Dal mio no, punto di vista non devi questo mai mai, arrendersi. no, questo mai. Bravo. Leggendo il tuo libro, io ho avuto un po' l'impressione, Mm. è un po' un modo di dire, si stava meglio quando si stava peggio, ma non è questo a cui volevo arrivare io. Sembra quasi, leggendo il tuo libro, almeno appunto un'impressione che ho avuto io, che all'epoca si viveva in una società migliore, tra virgolette, nel senso che era una società meno competitiva, meno compulsiva, dove c'era maggiore empatia tra le persone, si apprezzavano le piccole cose, cioè si aveva di meno, ma tutto sommato forse eravamo più felici di adesso che abbiamo tutto, ma non siamo mai contenti. Secondo te? Secondo me allora c'era innanzitutto più socializzazione, perché magari ci si giocava per strada, eravamo in tanti e quindi quello era positivo. Adesso vedi dei cortili dove c'è un bambino e quindi gli devi organizzare. Invece noi non avevamo bisogno che ci organizzassero di andare a danza, di andare a chitarra, perché lì per strada si faceva di tutto. La strada era la nostra vita. Cioè noi dalla mattina alla sera correvamo lì, si rientrava per mangiare, ma poi la nostra vita era quella. Secondo me, dimmi. No, dicevo che i bambini giocavano liberamente per strada, non c'erano i cellulari, non c'era il web, però la società era meno competitiva, c'era più empatia anche da parte delle persone. Adesso, cioè, vedi in giro una cattiveria, cioè proprio le persone sono diventate più Ma cattive, diciamo meno anche che anche tra noi giovani c'era molta solidarietà, cioè io ho vissuto anche il campeggio, andare a campeggio, lì ci trovavamo tutti insieme, si collaborava, si stava insieme. Questo che era anche positivo. Adesso si chiudono troppo, magari hanno troppi questi mezzi tecnologici che sì. possono essere utili da un punto di vista, ma da altri non bisogna mai esagerare, non ci vuole l'eccesso, non deve esserci l'eccesso. Eh sì, però Sì, ma purtroppo c'è. è vero, ma non Adesso dovrebbe, non dovrebbe essere non così. dovrebbe, non dovrebbe, Perché anche, però perché anche il cellulare è utile se ti trovi in mezzo a una strada, telefoni, fai. certo dovrebbe Però essere. non devi utilizzarlo 24 ore su 24 perché poi ti rincoglionisci. Cioè, capito? Io penso questo. Sì, sì, anch'io la penso come te. L'eccesso in tutto non deve esserci, Non deve dovrebbe sempre essere. essere graduale. La giornata è fatta di tante ore, deve essere graduale, fare una serie di cose, magari varie, interessanti, ma non solo una cosa. Io penso così. Ascolta, tu hai parlato anche dell'immigrazione. Sì. Posso chiederti come hai vissuto l'integrazione in una metropoli del nord, venendo comunque da una città, perché non è che tu abitassi in un piccolo paesino, però questo spostamento da una città del sud a una grande metropoli del nord, come hai vissuto l'integrazione inizialmente nei primi momenti? Sì, sì. Allora, negli anni 70
noi eravamo gli extracomunitari di adesso. Lo so. Però, avendo 14 anni, e anche la mia famiglia era abbastanza, ci teneva a stare con la gente, cercavamo di socializzare un po' con tutte le regioni. Per cui loro hanno conosciuto noi e noi abbiamo conosciuto anche loro. E questo è stato positivo, perché si sono accorti che non tutti sono mafiosi, cioè erano mafiosi, eccetera, ma noi lavoravamo onestamente, abbiamo fatto, ci siamo sposati, eccetera, abbiamo avuto una vita normale. Per cui loro si sono resi conto che non era come pensavano. Quindi non avete avuto problemi di integrazione, insomma. Questo è positivo perché Di- io so di storie invece con dei grossi problemi poi di integrazione sociale. Ma io sono andata subito all'oratorio e l'oratorio magari è un modo per tenerci tutti Sì. insieme, riunirci, farci sentire uguali, diciamo, tutti e poi si andava anche al parco, si andava al parco tutti insieme, e c'è insieme. No, per quello mi sono Beh, adattata perché ero giovane. Penso che forse forse per all'estero, quello anche, perché eri all'estero è più giovane. difficile perché non parli la lingua. Beh Qui bene sì. o male parli la lingua italiana. Poi ho iniziato a lavorare, mi sono vestita anche come loro, perché è logico che nel sud ci si vestiva in modo più leggero. Quando poi siamo arrivati qui con la nebbia, il freddo, il gelo, Anche il cambiamento ghiaccio, ci climatico, siamo dovuti adattare posso sia gli usi e immaginare costumi, anche i vestiari e tutto il resto. anche quello, esatto, un grosso problema anche quello. Ti devi adattare ai luoghi, rispettarli, perché Non deve essere facile ma comunque. adesso anche nel sud c'è la nebbia, che io l'avevo Ah, scoperta a Milano, io ma ho va? Anche scoperto nel la sud. nebbia a Milano e siamo venuti a E febbraio. ormai il clima è impazzito, non si capisce più niente. Adesso è anche giù che non esisteva. Ma pensa. Un'altra domanda che mi è sorta leggendo il tuo una domanda, argomenti che ho tratto, cioè dal tuo romanzo. Mm, Il ruolo dei genitori e il ruolo dei nonni. Tu parli molto dei nonni e parli molto dei genitori. sì. Allora, cosa pensi dell'educazione genitoriale nella società attuale nella quale viviamo? Allora, diciamo che io nei miei 69 anni avevo dei genitori del 1900, per cui dal 1900 avevano una certa mentalità molto, diciamo molto, cioè non c'era dialogo, ci volevano bene ovviamente, ma non c'era dialogo. Adesso di positivo, almeno vedo per i bambini delle elementari, c'è dialogo, anche piccolini, perché avendo a che fare lì all'oratorio con i bambini, io parlo anche con i genitori e vedo che con loro c'è molto dialogo con i bambini. Cosa che noi purtroppo, i nostri genitori ci vedevano, mio padre doveva lavorare, quindi era quello che portava i soldi a casa, mia madre doveva accudire noi. C'era una mentalità diversa, secondo me. Non c'era la confidenza che c'era adesso, perché se io avessi osato dire qualcosa a mio padre mi arrivava un ciuffone. Beh, Adesso ti questo arrivano tante bacine. è chiaro. Però Cioè, quello che volevo chiederti io, cioè adesso siamo passati un po' da un estremo all'altro, no? Cioè una volta c'era poca confidenza, adesso forse ce n'è anche troppa e forse i genitori, io non sono genitore, quindi non mi permetto di dare nessun tipo di giudizio perché non lo sono, però da quello che sento, da quello che vedo, mi sembra che comunque ci siano delle carenze educative, anche perché si vedono purtroppo già ragazzini allo sbando a 14-15 anni, anche prima, i genitori non sanno neanche dove sono e soprattutto la cosa che mi lascia molto così perplessa è il fatto che adesso, cioè una volta se facevi qualcosa che non andava, andavi a parlare con i genitori, andavi a parlare con i professori e i professori cioè, esprimevano la loro opinione, poi il genitore chiaramente riprendeva il ragazzo, riprendeva il bambino. Adesso no, si dà sempre ragione ai figli. Cioè, questo secondo me è pericoloso anche, o anche no? secondo me è negativo, perché ognuno deve avere il suo ruolo. Secondo me il genitore è quello educativo e non Eh, deve scaricare. La scuola invece è quella che ti deve dare scolasticamente una certa preparazione, ma poi la responsabilità è dei genitori, perché sono loro che devono seguire il figlio. E però non sembra che attualmente non sia proprio così, che Ma ci anch'io sia non qualche sono, anch'io carenza. quando me lo dicono mi dice ma tu non hai figli. Per cui Eh, anch'io sai, sono un po'. lo so, Ma tu però che esperienza hai che non hai figli? Vabbè, o diciamo che
ho cresciuto i miei nipoti, perché quando curavo mia madre avevo anche i miei nipoti, per cui gli cucinavo, li aiutavo a fare i compiti, erano già alle medie loro. E quindi, però un genitore è diverso. Secondo me, noi, il discorso che noi ci dicevano no e finiva lì. Eh. Adesso forse è più comodo dire di sì per non dire di no, e invece i nostri ci dicono no e non si discute. O ti Dovrebbe mangi, essere, anch'io però, sono di questa opinione, o però ti anch'io mangi, o ti non ho mangi avuto questa figli. minestra o ti butti dalla finestra, c'era così. Poi quando Beh, ero piccola io, nella strada, siccome a me piaceva mangiare, vabbè anche adesso, mi piaceva mangiare, come ricostituente gli altri bambini ero io. Mi invitavano a pranzo, pensa un po', non davano nessun farmaco, mi invitavano a pranzo e i bambini vedendo che io mangiavo, prima che si mangia anche il mio, mi mangiavano. mangiavano anche loro. E io mi ricordo che spesso Bella le questa. mamme mi invitavano perché dicevano è un ottimo ricostituente. Eh già. E quindi risparmiavano farmaci, risparmiavano tutto. Cioè era una generazione diversa. Ma certo, Era infatti. una generazione. Però adesso è così, noi Purtroppo, non adesso, siamo genitori e quindi ci dicono voi cosa che ne sapete. lo Questo so. me lo dicono spesso. Per cui quando do sentenze, io dico il mio parere, però per quello che Ascolta, volevo conta. chiederti invece come ti sei trovata con il tuo editore e se lo consiglieresti a uno scrittore emergente. Beh, ma bene, diciamo che il libro, le condizioni erano quello che lui li portava in fiera, per il resto dovevo pubblicizzarmi io. E io ho cercato di pubblicizzarmi in tutti i modi e lui l'ha portato in fiera. Queste erano le condizioni che mi hanno Quindi detto. comunque lo consiglieresti come editore a un Certo. emergente. Ok. Volevo chiederti, vabbè, quanto tempo hai impiegato per scriverlo, ma mi sembra che tu mi abbia già risposto, nel senso che mi hai detto che si Sì. scriveva da solo, quindi non penso che tu abbia impiegato molto a questo punto, No, no? no, 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 no. Ecco. Diciamo che, allora io, siccome non avevo la presunzione di scrivere, cioè mi piaceva scrivere, ho detto vediamo se effettivamente valgo qualcosa. Prima di scrivere il libro, ho presentato, adesso ho scritto in 3 anni 120 racconti. E ho iniziato a scrivere questi racconti, ho detto, vediamo come mi valutano, racconto per racconto, i vari editori. E ho partecipato ai vari svolgimenti letterari a tema che mi proponevano. E visto che andavano bene, mi davano dei meriti, dei riconoscimenti e tutto, ho detto perché non presentarli appunto tutti A un alle editore. varie case editrici e mi ha risposto appunto la Rudis dicendo che gli piaceva come libro, che me l'avrebbe fatto e ho accettato. Bene, è stata bello, dai, è stata una bella esperienza. Sì, sì. Ascolta, quali sono i generi letterari che ami di più come lettrice? Ma un po' tutti, perché mi sono abituata, prima magari ero più sul tranquillo, cioè sul romanzato, ma adesso ho visto che leggendo vari temi dei nostri amici emergenti, che alla fine sai che mi piacciono tutti, perché hanno tutti un fascino particolare, o per un motivo o per l'altro. Mi sono abituata a quest'idea che poi ci mettono tutta la passione, è tutto un Eh sì, lavoro quello di scrivere. sì, Secondo me, anche se qualcosa può non piacere, però c'è un lavoro dietro, certo, c'è uno studio e bisogna apprezzare questo studio certo. che hai fatto. Poi ti posso anche Sì. contestare, però al momento ti ammiro che hai fatto un qualcosa di utile per la Quindi collettività. leggi un po' di tutti, Sì. spazi da un genere all'altro. Bene, È perfetto. quello che mi capita sotto lo leggo. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, ultime due domande. Allora, perché un lettore dovrebbe leggere il tuo libro? No, perché così in questo modo cresce. No, scherzo. Allora, prima per imparare dal passato, per migliorare il futuro, non facendo gli stessi errori, perché non bisogna mai dimenticare le persone a noi care. Sì. E poi ci sono esperienze che devono fare riflettere per non commettere gli stessi errori, come quelli delle persone che io parlo, di amiche che ho conosciuto durante l'adolescenza,
che hanno vissuto delle esperienze che a saperlo potevano salvarsi la vita. Evitarlo, E questo è il certo. mio scopo. E La questo è lettura deve anche, servire a quello. Io imparo leggendo per non fare gli stessi errori. Che quindi per me questo è anche il è... messaggio che tu dai ai tuoi lettori, è proprio questo, insomma. Esatto. Imparare dal passato per migliorare il futuro, il presente e il futuro. Certo. Dove possiamo acquistare il tuo romanzo e in quali formati? Sì, allora potete acquistarlo a Amazon, Rudis che è la casa editrice, Feltrinelli, Mondadori, le varie librerie in genere, prenotandolo se non lo trovate, oppure a me lo trovate YouTube, Instagram, Facebook, Messenger, Thread, si trova. Dappertutto, certo. Quindi non resta che acquistarlo e leggerlo perché ne vale veramente la pena, almeno io lo Grazie. consiglio veramente. È un libro che non ha assolutamente nessun problema di target perché può essere letto a qualsiasi età, quindi lo possono leggere anche i bambini. È un libro che si legge con facilità, con semplicità, ma che lascia molto, che fa riflettere molto. Quindi vorrei ricordare allora il titolo del libro, Ricordi sparsi di Joe, facciamo vedere ancora la copertina, Rudis Edizioni, quindi io invito veramente i nostri ascoltatori a leggere questo libro che davvero vi lascerà qualcosa. E ringrazio Gianna Grazie. per aver accettato il mio invito a partecipare alla mia rubrica. Ringrazio Giuseppe che è dietro le quinte in regia e ringrazio gli ascoltatori e E io auguro a tutti. ringrazio te di avermi invitato. Grazie Io a ti te. ringrazio di avermi invitato. È stata una bella chiacchierata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao.